Bentornati amici sul mio canale o se siete nuovi, benvenuti, io sono Elisa e come ogni lunedì anche oggi sono qui con voi per raccontarvi una storia di true crime. Vi ricordo inoltre che il fine dei miei video e del mio canale è sempre quello di denunciare, diffondere consapevolezza, ma soprattutto quello di ricordare le vittime di queste storie. C'è un istinto che nessuna teoria scientifica riesce davvero a spiegare, quello di un padre che cerca suo figlio. Quando un figlio sparisce, l'amore smette di essere un sentimento e diventa una forza primordiale, qualcosa che ti spinge avanti senza sosta. Ti trascina ovunque, anche nei luoghi più lontani da te, anche dove non avresti mai immaginato di mettere piede. Questo è quello che accade a Michele Tollis. La prima volta che si presenta ad un concerto metal, davanti a lui si spalanca un mondo sconosciuto. Per un istante Michele si sente fuori posto, quasi invisibile, in mezzo a quella folla che urla e canta testi che lui non conosce. Ma in un istante ricorda perché è lì per fare e rifare a chiunque incroci il suo sguardo sempre la stessa domanda: hai visto mio figlio? Oggi amici vi racconto la storia delle bestie di Satana. Magistrati, giudici di cui si occupano di queste cose, io mi sono occupato di altro dove potevo arrivare. Qui non ci posso arrivare, perciò qualsiasi cosa applicheranno sarà giustizia. Prima di cominciare con il caso di oggi, però, amici, datemi solo un minuto per parlarvi dello sponsor di questo video, Revolut. Revolut è la banca digitale gratuita che uso personalmente da anni insieme a altri 70 milioni di utenti in tutto il mondo. Con Revolut il tuo rapporto con la banca diventa davvero semplicissimo. È possibile organizzare le spese in categorie già pronte come viaggi, trasporti, ristoranti, oppure crearne di personalizzate in base a quello che ti serve davvero. E in più puoi ricevere anche notifiche in tempo reale su ogni movimento, così sai sempre cosa sta succedendo e vieni avvisato anche quando stai per raggiungere il limite che ti sei dato. Ma cosa più importante, è possibile aprire il proprio account gratuito in meno di 5 minuti, ottenendo 20 euro di bonus di benvenuto. E da quel momento hai subito tutto sotto controllo direttamente dall'app. Per ottenere i 20 euro vi basterà caricare per la prima volta il conto, effettuare un acquisto di almeno 0,01 centesimo e nel giro di qualche giorno riceverete il vostro accredito. Io personalmente la trovo comodissima quando sono all'estero perché pago sempre con la mia carta Revolut senza commissioni aggiuntive al tasso di cambio interbancario. Inoltre posso cambiare valuta nell'app o Revolut fa automaticamente il cambio quando paghi con la tua carta e per me che non sono esattamente un genio nella matematica è una svolta. Edoardo e io abbiamo in programma un altro viaggio e non potremmo veramente farne a meno. Quindi amici, scaricate Revolut gratuitamente e ricevete i vostri 20 euro di bonus di benvenuto. Trovate il link nella descrizione del video. Grazie Revolut per aver sponsorizzato questo video, ma soprattutto amici, grazie a voi per il supporto al canale. E ora torniamo al caso di oggi. Il caso di oggi, amici, sicuramente lo conoscerete già, alcuni di voi lo conosceranno perché si tratta di uno dei casi più noti in Italia, penso. Alcuni di voi magari perché hanno letto il mio secondo libro, Manipolatori, in cui appunto parlo anche di questa storia. Ci tenevo però a raccontarvela anche qua a voce perché, come sapete, questo rimane il mio linguaggio preferito. Sento che solo così riesco veramente a farvi entrare in queste storie. Non mi dilungo oltre perché questo sarà un video già molto lungo, quindi preparatevi ad ascoltarmi parlare per almeno 2 ore delle bestie di Satana. Lombardo, stazione di Somma Lombardo. Il treno per Milano porta Garibaldi è in partenza dal binario 3. Ci troviamo a Milano ed è il 17 gennaio del 1998 quando a Michele Tollis suona il telefono. È suo figlio, Fabio, di 16 anni, che gli chiede se quella sera può fermarsi a dormire a casa di una sua amica. Michele gli chiede chi sia questa sua amica
e Fabio risponde che si tratta di una ragazza di nome Chiara Marino. Michele però non la conosce, non l'ha mai neanche sentita nominare, quindi gli risponde di no e gli dice anzi di tornare a casa, anche perché Michele ha notato qualcosa di strano nella voce di Fabio, perché sbiascicava, non parlava tanto bene, come se avesse bevuto troppo. In generale comunque quella chiamata gli ha lasciato proprio una brutta sensazione. Decide quindi di uscire e di andarlo a prendere lui. Sono le 11:30 circa di sabato sera, quando Michele si mette alla guida della sua auto e si dirige verso il locale in cui abitualmente il figlio Fabio va con i suoi amici, ovvero il locale si chiama il Midnight. Il Midnight è un locale un po' alternativo, frequentato da ragazzi a cui piace la musica metal, dai cosiddetti metallari, un locale che avrei frequentato io da adolescente, insomma. Fabio e i suoi amici infatti sono proprio dei metallari, sono uniti dalla passione per la musica metal e alcuni di loro, tra cui lo stesso Fabio, suonano anche in dei gruppi. E Michele sa di trovare lì suo figlio perché conosce bene le abitudini di Fabio, nonché anche tutti i suoi amici. Ma una volta arrivato lì, Michele non trova né Fabio né questa sua amica Chiara. Vede però alcuni dei ragazzi del suo gruppo di amici, tra cui Andrea Volpe e Nicola Sapone. Mancano però quelli con cui Fabio gli aveva detto che sarebbe uscito quella sera, ovvero Mario Maccione e Marco Zampollo. Michele comunque va da Andrea Volpe e Nicola Sapone, che appunto conosce bene, e chiede a loro dove sia Fabio, ma loro non sanno rispondergli, gli dicono solo di aver visto Fabio e Chiara allontanarsi per fare una telefonata, ma poi di non averli visti più. Gli dicono comunque di stare tranquillo, che sicuramente i due si saranno imboscati da qualche parte e che Fabio sicuramente sarebbe tornato a casa presto. Peccato che non solo Fabio non tornerà a casa quella sera, ma a casa non ci tornerà mai più. Se prima aveva una leggera brutta sensazione, Michele adesso è letteralmente travolto dalla paranoia. È convinto che a Fabio sia successo qualcosa di orribile e questa sua sensazione diciamo che trova conferma quando la mattina telefona a casa dell'amica di Fabio, Chiara Marino, di cui trova il numero, e scopre così che nemmeno lei quella notte è tornata a casa. Michele si reca immediatamente alla polizia per denunciare la scomparsa di Fabio, ma tutti danno quasi per scontato che il suo allontanamento sia un allontanamento volontario. D'altronde è scomparso insieme ad una ragazza. Magari sono scappati di casa insieme. Ma Michele è convinto che non sia così. Fabio non sarebbe mai scappato di casa. Cioè Fabio aveva un rapporto bellissimo con i suoi genitori, andavano d'accordo e prima che uscisse quella sera si erano lasciati molto bene, anzi Michele gli aveva anche dato il doppio della paghetta settimanale, dicendogli proprio che se l'era meritata, e Fabio lo aveva ringraziato e gli aveva detto che si sarebbero visti più tardi poi quella sera, quindi secondo Michele Fabio non è scappato, deve essergli successo qualcosa. Ma purtroppo appunto le autorità non lo aiutano. Michele capisce che per trovare Fabio deve attivarsi lui, da solo. Per fortuna però riceve almeno il supporto degli amici del figlio, che lo aiutano nelle ricerche, lo mettono in contatto con diverse persone che quella sera erano al Midnight e che magari potevano averlo visto, e lo supportano anche a livello morale, lo vanno a trovare tutti i giorni, gli stanno vicino, non lo lasciano mai da solo. Ma purtroppo Michele non trova nessuna risposta, Fabio sembra essersi volatilizzato. Michele comunque si convince che la risposta sia proprio lì, nel mondo che frequenta suo figlio, mondo nel quale Michele si butta a capofitto. Da un giorno all'altro infatti Michele praticamente cambia completamente vita, convinto che se vuole trovare il figlio deve iniziare a vivere come lui. Michele comincia a vestirsi come lui, ad ascoltare la sua musica, a frequentare i locali che frequentava lui e ad andare a tutti i concerti metal della zona. All'ingresso di ogni locale Michele spiega la sua situazione e mostra la denuncia di scomparsa di Fabio, chiedendo di poter dare un'occhiata in giro, insomma, vedere se riusciva a trovarlo, e ovviamente
ovviamente tutti glielo permettono. Michele va dietro le quinte dei concerti, parla con la gente, mostra le foto di Fabio chiedendo se qualcuno per caso lo abbia visto di recente, ma la risposta purtroppo è sempre negativa. Michele però non si dà per vinto e addirittura partecipa anche a dei concerti all'estero. In tutto racconta di essere andato a ben 84 concerti nella speranza di trovare suo figlio. Fa anche ovviamente diversi appelli in TV e riesce anche a convincere la rivista Metal Shock a pubblicare una foto di Fabio con la scritta scomparso. Anzi, la rivista dedica proprio la copertina a Fabio e al suo gruppo, gli Infliction, con un appello che recita questo: Fabio, fai una telefonata a tuo padre, fai sapere che stai bene. A volte Michele si illude di essere arrivato vicino alla verità. Per esempio, una volta girando per tutti quei concerti aveva conosciuto una ragazza che gli aveva promesso di aiutarlo, gli aveva promesso che avrebbe trovato Fabio, perché se Fabio girava in quegli ambienti lei sicuramente lo conosceva. Ovviamente questo aveva acceso una speranza in Michele, speranza che però era subito svanita insieme a questa ragazza, nel senso che dopo un po' lei non si era più fatta sentire e alla fine aveva fatto telefonare a Michele da un suo amico facendogli semplicemente dire che nessuno sapeva nulla di Fabio e lei non poteva aiutarlo. Nella testa di Michele però comincia a prendere forma un sospetto. Racconta che dopo essere andato a tutti quei concerti si era reso conto che alcuni di questi assomigliavano più a delle vere e proprie messe nere e inizia a chiedersi se magari il figlio non sia finito in qualche giro sbagliato, se non sia stato coinvolto in qualcosa di satanico, ma soprattutto si chiede se i suoi amici non sappiano qualcosa in più di quello che danno a vedere. Questa sensazione dentro Michele è troppo forte per essere ignorata e di conseguenza lui decide di dare retta a questa sensazione e inizia ad indagare in quella direzione. Inizia a fare domande e a confrontarsi con gli amici di Fabio che fino a quel momento gli erano stati così tanto vicini. E guarda caso, davanti a tutte quelle domande, l'atteggiamento dei ragazzi comincia a cambiare e le loro visite a casa Tollis si fanno sempre più sporadiche. Poi succede qualcosa che darà a Michele tutte le conferme di cui aveva bisogno. Una sera Michele è a casa sua che guarda Chi l'ha visto alla TV e stanno trasmettendo un servizio dedicato proprio alla scomparsa di Fabio e Chiara. Ma nel programma viene menzionato un elemento nuovo, qualcosa che Michele non sapeva. I genitori di Chiara Marino, infatti, raccontano che qualche tempo prima della sua scomparsa avevano trovato nella stanza della loro figlia delle cose strane, tra cui delle candele nere, le foto di un caprone, dei pentacoli e dei simboli esoterici vari. I suoi genitori l'avevano costretta a mettere tutto in uno scatolone e avevano portato tutto in cantina. Ma dopo la sua scomparsa avevano iniziato a domandarsi e se fosse finita in una setta satanica. Michele a questo punto non ha più dubbi ed è sempre più convinto che i responsabili della sparizione di suo figlio siano proprio i suoi amici. Quindi adesso parliamo di loro. Mario Maccione cresce a Cologno Monzese in una famiglia tranquilla. Il padre lavora come idraulico, la madre fa la casalinga e ha anche un fratello di nome Davide. Mario è una persona molto particolare, diciamo così. Infatti, fin dall'età di 11 anni è appassionato di spiritismo ed è proprio convinto di avere una vera e propria vocazione, di essere un medium. Racconta che fin da piccolo la notte un maestro segreto va a visitarlo, lo visita nei suoi sogni e gli parla. Dice che questo maestro ha una voce gotica, una voce molto inquietante e gli dà dei compiti da eseguire, gli mostra delle cose e con il tempo il maestro non gli parlerà solo nei sogni. Maccione racconta di sentire questa voce all'improvviso, sulla sua spalla. A volte non è minacciosa, altre volte invece sì, perché si arrabbia molto. Una volta lui ha provato a chiedergli da dove venisse
e questa voce ha risposto: vengo dal mondo dei morti. E questo ha convinto Maccione a credere ancora di più di poter comunicare con l'aldilà. Credo negli spiriti, Cosa sono gli spiriti? ma entità sconosciute di cui neanche io posso dire chissà cosa, cioè, è sconosciuto anche per me, è un mondo, so che, cioè, io sento che ci sono, che dopo la morte ci può essere una vita in un'altra dimensione, possono essere positivi o negativi. All'età di soli 12 anni Maccione fa la sua prima seduta spiritica insieme ad un suo amico e registra tutto con un registratore. Racconta che lì per lì non era successo niente, ma poi quando sono andati a risentire la registrazione c'era una voce che contava da 1 in poi. E dopo che i ragazzini sono scappati via a gambe levate per lo spavento, racconta che la libreria che si trovava lì nella stanza è crollata al suolo da sola. Mario e il suo amico avevano deciso allora di bruciare quella cassetta, ma racconta che questa poi era riapparsa. Avevano quindi deciso di bruciarla una seconda volta, ma inspiegabilmente questa era riapparsa una seconda volta. Mario a questo punto ha troppa paura di continuare ad esplorare quel mondo e decide per un periodo di allontanarsene. Rimane però un ragazzo molto tormentato. A 13 anni già fa uso di droghe, di alcol e i genitori, nella speranza di aiutarlo, lo iscrivono all'Istituto Cattolico dei Salesiani, pensando di rimetterlo sulla retta via. Ma il risultato è completamente l'opposto, perché da questa scuola Mario viene addirittura espulso. Si iscrive quindi poi in un'altra scuola di Milano e nel 1995 conosce Fabio Tollis. Nel 1995 io, Massimo Magni e Fabio Tollis decidiamo di fondare un gruppo di nome Ferocity. Il genere era brutal death metal. Era una musica, cioè, sfrenata, era uno sfogo di rabbia. Nel 96 il gruppo di amici inizia ad allargarsi. Fabio Tollis e Mario Maccione conoscono Paolo Leoni, chiamato da tutti Ozzy, in onore ovviamente di Ozzy Osbourne, il famoso cantante dei Black Sabbath. Ozzy abita nella periferia di Milano ed è un ragazzo dal passato a dir poco burrascoso. Suo padre, Corrado Leoni, è un uomo con precedenti penali per furto e rapina che ad un certo punto, quando Ozzy era piccolo, ha iniziato a comportarsi in modo diverso, ha cominciato a vestirsi di nero e alcuni dicono che abbia iniziato anche a definirsi il figlio di Satana, ma in realtà, anche secondo quanto dice suo figlio, Ozzy, Corrado Leoni era semplicemente un seguace di Sai Baba, che sarebbe un famoso predicatore indiano che è tutt'altro che satanista, quindi vabbè, non si capisce. Nell'85 poi accade qualcosa che stravolge la vita del papà di Ozzy per sempre, perché la sua amante, una donna di nome Maddalena Russo, viene trovata morta in un campo ai margini di Milano. Maddalena era stata uccisa, era stata strangolata e della sua morte viene accusato proprio Corrado, il papà di Ozzy, che però viene giudicato incapace di intendere e di volere, è ricoverato in una struttura psichiatrica perché ritenuto socialmente pericoloso. Mio padre mi ha sempre detto che lui era innocente, poi era malato, schizofrenia e freno catatonica. Torna a casa 10 anni dopo, nel 95, quando Ozzy ha 18 anni. E proprio in quel periodo un'altra tragedia si abbatte su quella famiglia, perché la sorella di Ozzy si ammala di tumore al cervello e muore dopo poco tempo, nel settembre del 96. Ozzy ovviamente è devastato da quella perdita perché è molto legato a lei. Infatti, sempre in quel periodo cercherà di togliersi la vita e ci proverà saltando nel tunnel di una metropolitana e percorrendo 2 fermate così, là sotto nel tunnel al buio, e per fortuna in quel frangente non passa nessun treno nel tunnel, quindi lui, dopo aver fatto 2 fermate così a piedi, cambia idea e esce dai binari. Io praticamente quella sera lì stavo tentando il suicidio, perché era neanche un mese che era morta mia sorella e avevo esagerato col bere
e avevo fumato parecchio quella sera e niente, sono andato alla metropolitana di Porta Romana per tornare a casa, però non so cosa mi è preso, sono andato oltrepassato la linea del divieto d'accesso, ho cominciato a correre. Come gli altri, anche Ozzy veste di nero, ascolta heavy metal, anche lui è interessato allo spiritismo e anche lui fa sedute spiritiche. E chiunque lo conosca dice di lui la stessa cosa. Ozzy è un leader nato, uno che ha un'enorme influenza sugli altri, uno capace di farti fare quello che vuole solo con uno sguardo, ma soprattutto è capace di riempirti di botte per uno sguardo sbagliato. Ozzy infatti è una persona molto violenta. Poi nel gruppo arriva Chiara Marino, la ragazza scomparsa insieme a Fabio. Chiara è un'amica di Ozzy, abita vicino a casa sua ed era stata proprio lui a portarla nel gruppo, anche perché pare che lui avesse da sempre un debole per lei. Chiara Marino è una ragazza di 18 anni che ha un'attrazione verso tutto quello che è oscuro. Chiara, dovete sapere che qualche anno prima aveva avuto un incidente, era stata investita mentre era sulle strisce pedonali davanti al suo liceo e per questo aveva ricevuto un risarcimento monetario molto alto, di ben 110 milioni di lire di una volta, che erano tantissimi, e questi soldi Chiara li sperpera, cioè lei spesso li regala proprio agli altri ragazzi del gruppo. Per esempio, una volta aveva dato ben 800.000 lire a uno di loro solo per farsi una vacanza e pare che anche al Midnight, il locale che frequentavano abitualmente, ne avesse parlato un po' con tutti di questi soldi. Chiara viene descritta dai suoi amici come una tipa molto scontrosa, lunatica, che risponde male a tutti tranne che a Ozzy. Infatti aveva confidato ad una sua amica di essere innamorata di lui. Poi abbiamo Eros Monterosso e Marco Zampollo. Lo so che ci sono tantissimi personaggi in questa storia, quindi cercate di starmi dietro. Eros è un ragazzo alto e, come gli altri, metallaro, che vive in un piccolo appartamento con la madre e la nonna. Eros ha parecchia difficoltà a scuola, è stato bocciato molte volte e alla fine non è mai riuscito a diplomarsi. Inoltre scopre anche di soffrire del disturbo borderline. Eros in realtà manterrà sempre una figura un po' marginale nel gruppo, così come anche Marco Zampollo. Zampollo ha 19 anni e anche lui ha una situazione familiare molto complessa e in più soffre di diversi disturbi di salute, come per esempio l'anemia mediterranea, che lo costringe a ricevere continuamente parecchie trasfusioni di sangue. Marco Zampollo era un tipo molto chiuso e freddo, un calcolatore molto intelligente. Nel 97 poi Marco Zampollo porta nel gruppo Pietro Guerrieri, di 22 anni, che tutti però soprannominano Uedra. Uedra ha sempre vissuto una vita in solitudine, non ha mai avuto molti amici e non si è mai davvero sentito accettato da nessuno, non si è mai sentito parte di un gruppo. Anche la sua storia familiare, come quella della maggior parte dei componenti del gruppo, è tragica. Uedra infatti perde un fratello all'età di 2 anni e ne perde anche un altro nell'89 a causa di un incidente d'auto. Ovviamente queste perdite lo hanno segnato per sempre. Uedra fa il tatuatore, ha un suo studio che si chiama Brutal Torture Tattoo Club e chi lo conosce racconta che ha cambiato modo di vestire all'improvviso, cioè da un giorno all'altro aveva iniziato a vestirsi solo di nero e questo è successo proprio in concomitanza con il suo ingresso nel gruppo. Anche lui comunque ha un ruolo marginale, non è sicuramente un leader, ma piuttosto un gregario. Lui semplicemente è felice di essere accettato e di seguire figure carismatiche come Ozzy, più che altro di fare parte anche lui finalmente di un gruppo. Principalmente l'obiettivo era far del male in tutte le maniere più possibili e immaginabili. Sono state fatte delle torture anche su
chiamiamole così, torture su delle persone, comunque no, ci stavo anche bene comunque del farlo, cioè provocare del male. Non posso negare che mi ha dato anche del piacere, perché a me l'ha dato. Poi abbiamo Andrea Volpe. Andrea Volpe ha 20 anni e ha una forte dipendenza da sostanze. Pensate che è l'unico del gruppo che addirittura si fa di eroina in vena. Sulla vita di Andrea Volpe non si sa molto. In realtà di recente è uscito un libro che parla della sua vita, in cui ci sono scritte tante cose. C'è scritto che Volpe avrebbe subito abusi crescendo, ma in realtà la sua famiglia ha denunciato sia l'autore che la casa editrice, dicendo che è tutto falso, quindi presumo sia tutto falso. Volpe, nel periodo in cui entra nel gruppo, ha una fidanzata che si chiama Mariangela Pezzotta, con cui sta dal 92, e all'inizio le cose tra loro andavano bene. Lui sembrava un bravo ragazzo, piaceva molto ai genitori di lei, lo invitavano spesso a casa loro, ma poi Volpe ad un certo punto cambia. Inizia a essere geloso con lei in modo esagerato e inizia anche a essere violento con lei, arrivando a picchiare Mariangela in modo brutale e sempre per motivi futili, cioè non che ci siano motivi validi. Mariangela in quel periodo tiene un diario della sua vita e vi leggo quello che scrive in alcune pagine riferendosi proprio ad Andrea Volpe. E ancora ci risiamo. Io non voglio fargliela passare più liscia. Quel figlio di puttana mi ha picchiata ancora. Mi ha strappato dei capelli e ho preso qualche pugno sul corpo. C'era da aspettarselo, come al solito. Mi scendevano le lacrime dagli occhi per il dolore, mentre lui continuava a schernirmi. Brutto, schifoso, drogato. Lui dice che lo fa perché è esaurito. Lui pensa solo a farmela pagare. Ce l'ha sempre con me. Mi ha solo derubato di soldi, vita, tranquillità. Psycho mentale, non ho più niente, neanche me stessa. Mi ha solo usato come una pedina. Penso che morirò presto. È questione di poco. Ma voglio parlarvi anche un po' della dinamica all'interno di questo gruppo, cioè cosa fanno i ragazzi, come passano il loro tempo, di cosa parlano. Allora, i ragazzi all'interno del gruppo fanno praticamente tutti uso di droghe e alcol, e questo è un elemento centrale in questa storia. Praticamente è quello su cui si basa tutta la vicenda, quindi non dimenticatelo mai. Allora, all'interno del gruppo si era sviluppata l'idea, rafforzata dal tutto l'abuso di droghe e le visioni, di dover fare delle prove di coraggio. Si andava sempre più oltre, ci si spingeva sempre di più, non bastava più il drogarsi. I ragazzi passano tantissimo tempo insieme, spesso la sera o la notte, tra i vari locali, concerti, ritrovi, ma anche in posti isolati, tipo nei boschi o nelle zone un po' fuori mano. E in questi momenti lo schema è più o meno sempre lo stesso. Si beve, si usano sostanze e si crea un clima in cui piano piano si perde completamente il senso del limite. Parlano molto di musica, soprattutto heavy metal, che come vi dicevo è una passione che unisce tutti loro, ma soprattutto da un certo punto in poi iniziano a costruire tutto un immaginario legato al satanismo. L'ideologia satanica, che poi non era neanche appoggiata da tutti i componenti, però quell'idea di satanico dava cattiveria al gruppo. In preda agli effetti delle varie sostanze fanno anche sedute spiritiche, essendo quasi tutti appassionati di spiritismo. Iniziano a definire Satana il loro padre e a praticare sempre più rituali e messe nere. È proprio a questo punto, infatti, che i ragazzi decidono di dare un nome al loro gruppo. Decidono di chiamarsi le bestie di Satana. Ora però trovo doverosa una parentesi su questo argomento, perché c'è molta disinformazione a riguardo che casi come questo sicuramente non hanno fatto altro che amplificare. Prima di tutto, ovviamente quello che succederà in questo caso non ha nulla a che fare con la musica in generale, né tantomeno con la musica metal
detto da una che ascolta musica metal e ha frequentato questi ambienti per tutta la sua adolescenza e non ha mai ucciso nessuno. Ma vi dirò di più, non ha nulla a che fare nemmeno col satanismo. Il satanismo di cui parlano questi ragazzi non è reale satanismo, ma un satanismo improvvisato, che viene infatti definito satanismo acido. Per satanismo acido si intende quello praticato da persone inesperte che hanno come scopo più che altro il consumo di droghe, talvolta le pratiche orgiastiche, e utilizzano come pretesto il satanismo per giustificare questi comportamenti. Il vero satanismo infatti non ha nulla a che fare con quello che viene spesso mostrato in TV. Nell'immaginario collettivo il satanista infatti è una persona cattiva, crudele, con il culto del male, che sacrifica animali e bambini in nome di Satana. A contribuire a questa immagine ci sono stati ovviamente parecchi film, fatti di cronaca anche, come per esempio vari serial killer. Mi viene in mente Richard Ramirez, che diceva di uccidere le persone in nome di Satana, disegnava sui muri 666. Ecco, i veri satanisti in realtà sono tutt'altro. Per citare la fondatrice dell'Unione Satanisti Italiani, il satanismo che rappresentiamo non è da intendersi come culto del male. La nostra opera di informazione può nei fatti definirsi una vera e propria revisione storico-religiosa della figura di Satana, che niente ha a che vedere con le distorsioni del cosiddetto acidismo. Per noi Satana non è il male, ma una divinità liberatrice e portatrice di conoscenza. Non siamo criminali, non facciamo sacrifici di animali né messe nere. La messa nera e gli atti di acidismo sono perpetrati con il fine di disonorare il Dio giudeo-cristiano, ma dal momento che non lo riconosciamo come sacro, non ha per noi nessun senso dissacrarlo. Il satanismo originale non è un'antireligione, ma un culto indipendente, con i suoi dei, i suoi valori e le sue tradizioni. Cioè, capito, questo satanismo acido è più un modo di andare contro Dio che non un vero sistema di credenze autonomo. È come se queste persone in realtà fossero ancora dentro quella logica, cioè loro credono in Dio, i satanisti acidi intendo, loro credono in Dio o comunque lo riconoscono, ma sono arrabbiate, sono in opposizione e quindi cercano di provocarlo, di dissacrarlo, di sfidarlo, mentre invece il satanismo originale è un'altra cosa, nel senso appunto non nasce per opporsi a Dio, ma semplicemente non lo considera proprio, cioè crede in un'altra cosa, ha i propri riferimenti, i propri simboli, la propria struttura. E questo è interessante perché cambia un po' la prospettiva, cioè quello che vediamo in certi gruppi, come in questo caso, non è tanto un culto vero e proprio, ma più una ribellione, anche molto immatura, no? Che usa simboli forti per scioccare e più che altro per sentirsi parte di qualcosa. Nel 97 entra poi nel gruppo un personaggio molto importante in questa storia, ovvero Nicola Sapone. Anche in lui troviamo un passato burrascoso. Nicola Sapone è stato abbandonato da sua mamma a soli 4 anni, mentre suo papà è un pregiudicato. Nicola stesso ha avuto svariati problemi con la giustizia per spaccio di sostanze. Oltre a lui poi si uniscono al gruppo anche altri 2 ragazzi, Massimiliano Magni, portato dentro da Maccione, e Andrea Bontade, introdotto da Nicola Sapone. Massimiliano però esce poco con loro, ha ancora 17 anni e può uscire solo il sabato, quindi li vede soltanto il sabato, mentre invece Andrea Bontade è un ragazzo molto introverso che fino a quel momento forse non aveva neanche mai avuto un amico. Dall'arrivo di Nicola Sapone in poi, comunque, le dinamiche del gruppo cambiano e vengono pian piano introdotte delle prove di coraggio che ogni membro deve superare per poter continuare a far parte delle bestie di Satana. Sono prove incoscienti, pericolose, talvolta proprio stupide, degne di bambini incoscienti. Per esempio, alla stazione devono saltare i binari mentre il treno è in arrivo, oppure devono buttarsi giù da un'auto
mentre vai 100 all'ora, o devono prendersi degli acidi e poi tentare di uscire da un bosco a notte fonda mentre gli altri membri del gruppo, che sono lucidi, gli fanno gli agguati. Oppure ancora devono bere 2 bottiglie di spumante caldo, mettersi le scarpe al contrario e correre per 50 metri. Devono bere 5 litri di birra e poi fare delle capriole all'indietro senza vomitare. Cose così. Mario Maccione racconta che una volta si è buttato completamente vestito e con gli anfibi dal ponte di Trezzo sull'Adda, mentre a Fabio Tollis, il figlio di Michele, sono state spente delle sigarette sul corpo, provocandogli un dolore atroce, ovviamente, che lui però doveva riuscire a sopportare. Inspiegabilmente nessuno mai ci rimane secco durante queste prove di coraggio, e questo ovviamente non fa altro che amplificare il loro senso di grandiosità. Si sentono immortali, un po' come i demoni che invocano durante le loro sedute spiritiche. E a proposito di sedute spiritiche, vi ricordate, Maccione fin da piccolo si è definito un po' un medium. Infatti lui diventa proprio il medium delle bestie di Satana. Alcune di queste prove di coraggio infatti vengono suggerite a Maccione proprio dai demoni che lui dice di vedere o sentire. Sì, lui dice di sentire questi demoni che gli parlano o che parlano attraverso di lui. La maggior parte dei ragazzi infatti giura di aver visto Maccione durante queste sedute cambiare voce e vaporizzarsi nel nulla. C'è da dire anche che i ragazzi erano praticamente sempre strafatti, quindi meh. Comunque, da quando iniziano a fare queste sfide, queste prove di coraggio sempre più estreme, anche altre dinamiche tra loro cambiano e i discorsi che fanno iniziano piano piano a spingersi sempre un po' più in là, proprio come i limiti che continuano a superare. Il fratello di Andrea Bontade racconta che Andrea era cambiato molto da quando aveva preso parte al gruppo delle bestie di Satana. Aveva cominciato a essere costantemente triste, molto più introverso del solito, e aveva anche iniziato a bestemmiare, cosa che prima non faceva. Un giorno Andrea Bontade aveva confidato al fratello di dover fare un rituale con questo nuovo gruppo di cui faceva parte, ma gli aveva detto di essere molto spaventato e di non volerlo fare, ma di non potersi rifiutare. E soprattutto nessuno doveva sapere che aveva paura. Aveva proprio chiesto al fratello di non dire niente a nessuno, perché altrimenti sarebbero successe brutte cose ad entrambi, perché Andrea, diceva lui stesso, era entrato in una vera e propria setta e aveva fatto un patto col diavolo. I membri delle bestie di Satana poi decidono anche di darsi dei soprannomi. Fabio Tollis diventa Demon, scritto Daemon. Nicola Sapone diventa Onussen, un nome che lui dice di aver preso dal film L'Esorcista e che significa nessuno, al contrario. Ozzy è Evil, che sarebbe Love al contrario. Eros Monterosso è Chaos. Mario Maccione Ferocity, come il nome della sua band. Marco Zampollo è Kill. Andrea Volpe invece è Isidon, che, come racconta Maccione in un documentario, secondo lui significava il dottore, perché lui era quello che forniva le droghe al gruppo. Pietro Guerrieri invece si fa chiamare Lioz. Ma prima di capire che cosa sia successo a Fabio Tollis e Chiara Marino, però, dobbiamo addentrarci ancora di più nel gruppo, dobbiamo proprio entrare in quell'oscurità. Precisamente dobbiamo entrare nel rapporto tra Andrea Volpe e la sua fidanzata Mariangela. Mariangela Pezzotta non fa proprio parte delle bestie di Satana, pare che neanche li conoscesse gli altri ragazzi, perché lei sta con Andrea da prima, vi ricordate, stanno insieme dal 92. Quella tra lei e Andrea Volpe però è una classica relazione abusante, da cui lei vorrebbe uscire ma non riesce. Lei finisce sempre per tornare dal suo carnefice, come spesso accade, e come vi dicevo prima lei tiene un diario su cui leggiamo: Andrea ti fa paura? È cattivo e mi fa sentire cattiva. Lui ti costringe a fare cose che non vuoi? Sì, e se dico di no mi fa sentire in colpa. Lui ti condiziona? Sempre. Sei contenta quando ti picchia? No. Ti fa male fisicamente? No. Il dolore passa.
E psicologicamente? Moltissimo. Resto turbata e scossa al pensiero di averle prese. Credi che lo rifarà ancora? Sì, prima chiede scusa a volte e poi mi picchia ancora. Vuoi lasciarlo? Adesso come adesso sì. Fallo, sono troppo debole. A ferire Mariangela non sono solo le botte, ma anche le altre relazioni di lui, come quella per esempio con un'altra ragazza di nome Vera. Andrea Volpe e Vera vanno addirittura a vivere insieme per un periodo e con lei fa cose come miscelare il loro sangue per poi berlo, sempre durante vari rituali. Vera racconta che Andrea Volpe la chiamava a qualsiasi ora del giorno o della notte e quando lui lo faceva, lei doveva correre da lui, qualsiasi cosa stesse facendo. Racconta di aver dovuto abbandonare tutte le sue relazioni, le sue amicizie e di essersi dovuta anche allontanare dalla sua famiglia. Un po', insomma, quello che succede all'interno di una setta. Lo sappiamo già, l'isolamento è una delle classiche tecniche di manipolazione attuate nelle sette. Allontanarti da chiunque possa farti aprire gli occhi sul percorso che ti stanno facendo fare. Tra Vera e Andrea però fortunatamente la relazione a un certo punto finisce, ma finisce dopo un episodio particolarmente violento. Andrea Volpe infatti un giorno prende Vera e letteralmente la tortura. Le spegne sigarette sui polsi, le fa dei tagli sulle braccia e ci versa sopra il sale così che brucino di più e poi la minaccia di toglierle la vita e di buttare il suo corpo nei canali. In tutto ciò comunque Andrea sta ancora con Mariangela, a cui aveva presentato Vera come sua cugina, cosa a cui lei evidentemente non crede, anche perché sul suo diario scrive ancora questo: la differenza tra me e quelle puttane che Andrea frequenta è che loro sono solo un numero, mentre io sono una certezza. E poi ancora, lui pensa solo a farmela pagare, ce l'ha sempre con me, penso che morirò presto, è questione di poco. Mariangela però vuole davvero allontanarsi da Andrea e piano piano ci riesce. Nel 2000 torna a vestirsi come prima e nei suoi diari degli anni successivi Andrea viene nominato sempre meno e nel 2003 ha anche un'altra storia con un altro ragazzo con cui si rifà una vita e apre anche un negozio di scarpe. Nel frattempo però anche Andrea Volpe si fa una nuova fidanzata, una ragazza di nome Elisabetta Ballarin. Elisabetta conosce Andrea nel 1999 alla discoteca Nautilus, quando lei ha solo 14 anni, 10 in meno di lui. E i due iniziano ad uscire insieme in realtà quando Andrea Volpe sta ancora con Mariangela. Dopo un paio di mesi che ci conoscevamo mi aveva già infilato il primo ago nel braccio e quindi a 15 anni sono entrata nella tossicodipendenza e poi ero legata morbosamente a lui perché comunque mi impediva di vedere le altre persone, per cosa stava con me, perché magari avevo la paghetta e gli davo i soldi per sesso, cioè perché a 25-26 anni cosa stai con una di 15 o 16? Di cosa parli? Anche Elisabetta cambia in modo repentino. I suoi compagni di classe dicono di aver iniziato a vederla a scuola con dei grossissimi lividi sul corpo e dei segni rossi che sembravano morsi, oltre a svariati tagli sulle braccia e sulla schiena che lei racconta esserle stati inflitti da Volpe durante i loro rapporti. Elisabetta inizia anche a dire cose come il mio ragazzo è Satana e a indossare collane, bracciali, insomma, con simboli come croci rovesciate, pentacoli. Poi disegna anche una stella a 5 punte sotto il suo letto, perché a questo punto è ufficialmente entrata nel gruppo delle bestie di Satana. Le bestie di Satana a questo punto sono una vera e propria setta, nonostante alcuni di loro non la definiscano tale, come per esempio Mario Maccione. Quando ci siamo conosciuti si è formata un'idea in noi di gruppo che poteva assomigliare a quello di una banda, non di una setta. Era una cosa molto più da strada, molto più da gang, appunto, più prove di coraggio, risse, bere, drogarsi. Dice di sentirsi più in una gang di strada che in una setta, non rendendosi conto in realtà
di assecondare tutte le classiche dinamiche settarie, una delle quali è proprio la regola base. Da quel gruppo non si può uscire. Ozzy, infatti, ad un certo punto pronuncia questa frase: questa è una setta, da qui non si può uscire, tranne che morti. È sabato 24 gennaio del 2004. Sono passati ben 6 anni ormai dalla scomparsa di Fabio Tollis e Chiara Marino e quello che sta per succedere quel giorno cambierà completamente il corso di questa storia. Sono le 8 del mattino quando arriva una telefonata al 112 da parte di un uomo che chiede aiuto perché nel cortile del suo negozio a Somma Lombardo c'è un ragazzo che sembra fuori di testa, è lì che prende a calci le macchine circostanti e urla a squarciagola cose senza senso. Fuori fa molto freddo perché siamo a gennaio a Milano, ma il ragazzo è vestito in modo molto leggero e ha delle macchie rosse nella parte bassa dei jeans che sembrano schizzi di sangue. Quel ragazzo è Andrea Volpe. All'arrivo delle autorità, Andrea Volpe urla cose spaventose. Dice che lui e la sua ragazza sono stati aggrediti da una ventina di uomini nel bosco che volevano violentarla e che lui era corso via per cercare aiuto. Volpe è chiaramente sotto l'effetto di sostanze, ma le autorità gli chiedono di condurli nel luogo in cui dice di essere stato aggredito. Volpe allora li porta al ponte sul canale Villoresi, un luogo isolato e molto silenzioso, e lì, esattamente in mezzo al ponte, incastrata, si trova una macchina, una Fiat Uno di colore argento, e pochi metri più avanti c'è un'altra macchina, una Honda Accord nera, e all'interno della Fiat, accasciata sul volante e con la schiuma alla bocca, c'è proprio Elisabetta Ballarin. I carabinieri telefonano subito ai genitori di Andrea Volpe e Elisabetta Ballarin e dopo aver fatto un controllo sulla targa della Honda scoprono che in realtà l'auto appartiene alla madre di Mariangela Pezzotta, vi ricordate, l'ex fidanzata di Andrea, quella che finalmente era riuscita ad allontanarsi da lui. Mariangela però non c'è solo la sua auto con dentro tantissimo ciarpame, spazzatura, avanzi di cibo e vestiti che sembrano sporchi di sangue. Quando telefonano al padre di Mariangela e gli chiedono se sappia dove potrebbe essere sua figlia, ma soprattutto se conosca un certo Andrea Volpe, la reazione dell'uomo è immediata. Come ho visto maresciallo, mi fa là c'è Volpe e io di rimando gli ho detto me l'ha ammazzato, ossia è una frase detta così a getto, ma è uscita così. Elisabetta Ballarin, che era stata trovata, vi ricordate, accasciata sul volante, è viva, e quando la portano in ospedale, la prima cosa che fa quando apre gli occhi è dire a sua mamma questa frase. Le dice: mamma, abbiamo fatto una cosa brutta, abbiamo ucciso Mariangela. Elisabetta spiega ai carabinieri dove è successo tutto ciò e loro si recano sul luogo immediatamente. Si tratta di una villetta nel bosco in mezzo al nulla, una specie di piccolo chalet a 2 piani con una serra in disuso. La casa appartiene al padre di Elisabetta, che al compimento dei suoi 18 anni gliel'aveva lasciata a disposizione e lei ci era andata a vivere insieme ad Andrea Volpe. All'interno la casa è sporca, è in disordine, ci sono bicchieri, piatti rotti per terra e su una cassapanca c'è una pistola calibro 38 e a fianco c'è un fucile calibro 22. Sul tavolo della cucina poi ci sono 2 piatti da pizza con degli avanzi di cibo, una bottiglia di spumante e 3 calici ancora pieni. Nel bagno gli agenti trovano stracci e guanti tutti imbrattati di sangue. Come sporchi di sangue sono anche il lavandino e uno spazzolone per lavare il pavimento. Gli schizzi di sangue sono un po' ovunque nella casa. E poi
Ci sono anche delle strisciate a terra, sempre di sangue, che vanno dalla casa alla serra e subito fuori dall'ingresso di questa serra le autorità trovano per terra un dente. All'interno della serra i carabinieri trovano un giubbotto sporco di sangue e in fondo, in un angolo, c'è qualcosa che sbuca dalla terra. È una mano. E un po' più su, sempre che sbuca dalla terra, c'è una faccia con appoggiato sopra un grosso sacco e una pala. I carabinieri iniziano a scavare e scoprono che quelli sono la mano e il volto di Mariangela Pezzotta. Il corpo della ragazza è ridotto malissimo. Mariangela è stata colpita in piena faccia da un proiettile calibro 38 e poi è stata presa forti badilate, sempre sul volto. Andrea Volpe viene interrogato e all'inizio tenta di usare la scusa dell'incidente, cioè lui dice che gli era partito un colpo dalla pistola per sbaglio. Volpe racconta di aver chiamato la sua ex, Mariangela, dicendole di riportargli una sua videocassetta contenente le riprese di un concerto e alcuni video di loro due in atteggiamenti intimi. E lei purtroppo lo aveva fatto, cioè gli aveva effettivamente portato questa cassetta perché Andrea Volpe purtroppo aveva questo modo di fare particolarmente persuasivo. Andrea ed Elisabetta poi avevano preparato i 3 calici di spumante, che infatti erano stati trovati ancora vuoti, ma poi Mariangela e Volpe avevano iniziato a litigare e lui, questo è il suo racconto, giusto quello che racconta lui per sbaglio, mentre litigavano, aveva fatto partire un colpo di pistola e a quel punto, spaventati, lui ed Elisabetta avevano sepolto Mariangela. Quindi questa è la versione che lui racconta alle autorità. Ma questa versione non è credibile, in quanto prima di tutto con quella pistola lì, per far partire un colpo bisogna premere con intenzione sul grilletto, cioè non può partire un colpo per sbaglio, molto difficile. Ma inoltre, come si spiegherebbero allora tutte le badilate in faccia a Mariangela? La versione di Elisabetta Ballarin, infatti, è diversa. Lei racconta che quella notte, nello chalet, lei e Volpe hanno assunto droghe, sostanze ed erano strafatti di eroina e cocaina. Erano in uno stato pietoso, dice lei, non mangiavano, dormivano pochissimo e avevano un disperato bisogno di soldi. È stato a quel punto, racconta Elisabetta, che Volpe aveva deciso di chiamare la sua banca personale, Mariangela, a cui, dice, era ancora legato morbosamente. Quando Mariangela era arrivata, Elisabetta Ballarin dice di aver aperto lo spumante per festeggiare, perché lei dice era contenta di conoscere Mariangela, ma lei invece, a detta sua, era ostile, arrabbiata e se l'è presa con Andrea Volpe, che le avrebbe chiesto ma cosa ti ho fatto io? Al che Mariangela, comprensibilmente, avrebbe iniziato a urlare che cosa mi hai fatto? Sono stati 10 anni di sofferenza e aveva ripetuto questa frase più e più volte. E poi, sempre secondo la versione di Elisabetta, aveva lanciato la pistola che Volpe teneva in mano, da cui era partito il colpo che aveva preso Mariangela in faccia. Vi leggo uno stralcio della dichiarazione di Elisabetta Ballarin. Poi ho pensato solo a come lui poteva salvarsi per restare insieme a lui impietrito. Per un tempo indefinibile sono rimasta sul divano. Lui ha pensato che i vicini potessero aver sentito ed è impazzito. È uscito sparando sul piazzale e dalla finestra, urlando «I botti, Capodanno!». Io ero lì in una bolla di nulla. Abbiamo spostato il corpo nella serra e presi dal panico ci siamo fatti una pera. Avrei potuto chiedere aiuto. Ho sbagliato a essermi legata a lui, a non essermi fidata di mia madre, a non aver almeno provato a salvare Mariangela. Purtroppo non possiamo tornare indietro, possiamo solo andare avanti nel miglior modo possibile. Mariangela però non era ancora morta. Respirava in modo affannato, si muoveva e questo spiega le badilate in faccia. Volevano finirla.
Poi i ragazzi l'avevano seppellita e si erano messi alla guida Andrea della macchina di Mariangela e Elisabetta della macchina di Andrea ed erano andati ai canali, dove poi la macchina che guidava Elisabetta si era incastrata sul ponte dove l'avevano poi trovata le autorità. Le azioni di Elisabetta e Andrea Volpe non hanno nessun senso. Il modo in cui avevano cercato di sbarazzarsi del corpo e delle auto, volevano buttarle nei canali, non ha alcun senso, ma erano due tossicodipendenti strafatti e nella loro testa aveva senso. Dopo che l'auto che Elisabetta guidava si è incastrata sul ponte, lei era collassata sul volante con la schiuma alla bocca e Andrea Volpe aveva iniziato ad avere le allucinazioni in cui aveva visto decine di persone che rompevano i finestrini della macchina e cercavano di aggredire Elisabetta. Per questo poi si era messo a urlare e a chiedere aiuto facendo chiamare il 112 e poi il resto lo sappiamo. Ma perché Andrea Volpe aveva ucciso Mariangela quindi? Sappiamo che non poteva trattarsi di un incidente, come dichiarano i ragazzi, quindi qual è il vero motivo? Probabilmente il fatto che Mariangela si fosse allontanata da lui, da loro, dal gruppo delle bestie di Satana, perché, come aveva detto una volta Ozzy, quella era una setta e da lì non si poteva uscire tranne che morti. Michele Tollis nel frattempo è a casa sua, seduto sul divano, sta guardando il telegiornale quando arriva una notizia che lo lascia senza parole. Le ultime notizie parlano di 2 ragazzi arrestati per l'omicidio di una ragazza, Mariangela Pezzotta. Michele Tollis riconosce il nome e il volto di Andrea Volpe, uno dei vecchi amici del figlio, scomparso ormai 6 lunghi anni fa, Fabio. Michele racconta che la notizia lo ha colpito come un fulmine. Tutti i suoi dubbi, le sue ricerche di quegli anni, le frustrazioni, le notti insonne, tutto in quel momento ha avuto senso. Michele a quel punto prende un trolley, lo riempie con tutti i fascicoli, gli articoli, gli appunti che aveva raccolto nel corso di quei 6 anni ed esce di casa. Il 29 gennaio del 2004 Michele Tollis parla con il maresciallo e con il tenente dei carabinieri, raccontandogli tutto quello che negli anni aveva scoperto e tutti i suoi sospetti. Andrea Volpe e i suoi amici fanno parte di una setta satanica con tanto di riti e messe nere e sicuramente hanno qualcosa a che fare con la scomparsa di Fabio. Nel frattempo, dai colloqui di Andrea Volpe in carcere intercettati dalla procura, iniziano a venire fuori gli altri nomi. Volpe parla spesso con i genitori e dice loro che c'era una persona coinvolta in quell'omicidio, un suo amico, che però non vuole mettere in mezzo perché è suo fratello. Quella persona è Nicola Sapone. Il paladino gliel'ho tirato io. Gliel'ho tirato io. Questo io sono convinto, proprio... Io. Elisabetta. Perché sta? Pezzo di colpo. C'è sto flash che quando gli ha tirato la parata, a me anche lì la testa è impazzita. E dice no, perché avevi fatto portare fuori. Zitti. Guarda che lo vengono a sapere. Dalle indagini infatti viene fuori un elemento molto importante, ovvero che la sera dell'omicidio di Mariangela era partita una telefonata ad un altro membro del gruppo che appunto è Nicola Sapone. La procura allora mette in atto una mossa strategica mirata a far tremare la terra sotto i piedi di questi ragazzi, così da portarli a commettere degli errori, a contraddirsi e potenzialmente a confessare. Le autorità chiedono alla trasmissione Chi l'ha visto di fare una puntata dedicata alla sparizione di Fabio Tollis e Chiara Marino e di invitare al programma anche Michele Tollis e tutti gli amici dei ragazzi, ma gli amici dei ragazzi si rifiutano di andare. Michele Tollis viene preparato dal sostituto procuratore in modo che in trasmissione possa accusare i ragazzi del gruppo, ma in modo strategico. Per esempio, non può fare il loro cognome, li chiama solo per nome. E nel frattempo i telefoni dei ragazzi vengono messi sotto controllo per
monitorare le loro reazioni. Michele Tollis nella puntata di Chi l'ha visto parla del collegamento che ci sarebbe, secondo lui, tra l'omicidio di Mariangela e la scomparsa di suo figlio Fabio e la sua amica Chiara e dei suoi sospetti riguardo al fatto che i ragazzi facciano parte di una setta satanica. Era tranquillo, tutti e due tranquilli, scherzavo, un po' in disparte. Così, poi siamo venuti al metro, ci siamo divisi. E io alla fine sono preoccupato da una parte, però dall'altra parte è solo perché chiamerebbero, è così. Per cui o si stanno divertendo in un modo allucinante proprio. I ragazzi, tutti intercettati dopo la puntata, ovviamente vanno letteralmente nel panico e iniziano a sentirsi costantemente. Anche Andrea Volpe in carcere continua a essere intercettato mentre parla con i genitori del ruolo di Nicola Sapone. Racconta ai genitori che Nicola Sapone non solo era presente la notte della morte di Mariangela, ma li aveva anche aiutati. Quando Sapone viene interrogato, all'inizio nega di essere coinvolto, racconta di aver ricevuto la chiamata di Elisabetta Ballarin quella sera, sì, ma di non aver risposto e di non essere andato allo chalet. Poi però la sua versione cambia, racconta di essere andato allo chalet, ma di non aver fatto nulla. Cioè lui dice di non aver neanche toccato Mariangela e dice che al suo arrivo lei era già stata seppellita. Mentre sono andato a casa ho ripensato un po' cosa è successo, no? Sono andato a casa e a fatica mi sono riuscito ad addormentare. Al mattino ho detto no, sicuramente è stato un brutto sogno. Nel corso della notte quindi ha pensato che non fosse vero? No, per me no, non poteva essere morta la Mariangela. È stato trovato del sangue di Mariangela su un suo giubbotto. Sì, delle tracce piccole sul mio giubbotto. Sì, me lo spiego perché io, Volpe era sporco di sangue, a casa effettivamente era sporca, c'era a terra delle macchie di sangue e c'erano anche in giro. Forse quando l'ho toccato, quando ho provato a prendere la pistola, mi sono sporcato il giubbotto anch'io. Elisabetta però poi cambia di nuovo la sua versione e racconta che Nicola Sapone quella notte era lì e ha preso lui a badilate in faccia Mariangela quando si sono accorti che era ancora viva. Racconta che Sapone le si era messo a cavalcioni e le aveva detto «Lo vedo dall'occhiolino che ci sei, che mi senti». Poi aveva preso il badile e aveva iniziato a colpirla almeno 3 volte. Poi aveva detto a Volpe «Mi fai schifo, non sei neanche riuscito ad ucciderla». E dopo queste dichiarazioni Nicola Sapone viene arrestato per concorso in omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere. Poi, il 17 maggio del 2004, avviene la svolta. I genitori di 2 ragazzi scomparsi 6 anni e 6 giorni prima, nella notte del 17 gennaio 1998, si ripresentano dai nuovi inquirenti. Sono convinti che Andrea Volpe sappia dove sono finiti anche i loro figli. Andrea Volpe confessa. Andrea Volpe decide di raccontare tutto. Vuole parlare delle bestie di Satana, di chi ne fa parte e di quello che hanno fatto. Volpe racconta che l'organizzazione di cui fa parte si può definire adoratrice di Satana e però racconta che sarebbe un'organizzazione a compartimenti stagni, cioè lui la descrive come una grande organizzazione fatta di tanti gruppi, tra cui le bestie di Satana, cioè dice che ogni gruppo ha un suo capo e solo il capo ha contatto con le altre persone dell'organizzazione più in alto di lui. Il capo del loro gruppo era Nicola Sapone, ma Volpe sostiene che anche Sapone ricevesse ordini da persone più in alto di lui che gli dicevano cosa far fare al gruppo, come per esempio i sacrifici umani, come quello di Mariangela, che era stato proprio richiesto dalla setta. Mariangela infatti dice doveva essere uccisa in una notte di luna piena. Questa cosa però non è mai stata verificata, cioè dalle indagini non sono emerse prove che possano dimostrare l'esistenza di altri livelli all'interno della setta. Andrea Volpe comunque prosegue e dice di voler parlare anche della scomparsa di Fabio Tollis e Chiara Marino e per la prima volta dice che Fabio e Chiara non sono scomparsi, sono morti, sono stati uccisi. Per capire cosa sia successo a Fabio e Chiara dobbiamo fare un passo indietro, al 31 dicembre 1997. Quella sera pioveva a dirotto,
il gruppo delle bestie di Satana era andato a ballare all'Acquatica e poi i ragazzi avevano deciso che Chiara e Fabio avrebbero eseguito una prova di coraggio. Le versioni però ovviamente sono diverse. Alcuni dicono che fosse un semplice scherzo, altri che fosse una prova di coraggio. Fatto sta che Ozzy, quella notte, ordina a Chiara di fare sesso con Fabio nella macchina di uno di loro, Pietro Guerrieri, a mezzanotte. Chiara e Fabio eseguono, ma mentre sono appartati in auto, Ozzy e Pietro Guerrieri infilano dei petardi nella coppa della benzina e li accendono. La macchina prende fuoco all'istante con Fabio e Chiara ancora all'interno. Fortunatamente però i due riescono a scappare, ma sono molto esaltati dalla cosa, come se avessero effettivamente completato la prova di coraggio. Succede però che qualche tempo dopo Mario Maccione fa uno dei suoi sogni, quelli in cui sente le voci dei demoni che gli parlano, e in uno di questi sogni c'è Chiara, che però ha le sembianze della Madonna. Maccione ne parla con gli altri e viene deciso da tutti che Chiara, per questo motivo, deve essere uccisa. Ad Ozzy Chiara inizia a dare molto fastidio perché, essendo la loro una setta satanica, devota al demonio, in cui tutti sono ritenuti diavoli in qualche modo, Chiara, essendo una Madonna, è diventata un po' l'elemento di debolezza del gruppo. All'inizio pensano semplicemente di allontanarla, ma poi il demone che c'è in Mario Maccione decide che la ragazza debba essere uccisa. Pietro Guerrieri racconta che gli ordini che ricevevano attraverso gli stati di trance di Mario Maccione, in cui a detta sua erano i demoni a comunicare coi ragazzi, dovevano essere eseguiti per forza, cioè nessuno poteva rifiutarsi di eseguire uno di quegli ordini. Chi ne parlava in particolare? Chi in particolare? Questo gruppo qua. Proprio il gruppo, tutti? Se ne parlava all'inizio, sì. Era che in mente chi dovevano fare fuori per primo era la ragazza. In un secondo tempo hanno anche messo dentro il Fabio. Alla notizia di dover eliminare Chiara però Fabio Tollis non è felice per niente, cioè lui non ha intenzione di ucciderla e quindi in qualche modo lui si ribella alla setta e per questo gli altri decidono di uccidere anche lui. Fabio e Chiara devono essere eliminati entrambi. A dicembre del 97 avviene il primo tentativo di eliminare Chiara. In un parcheggio i ragazzi preparano una bevanda con svariati barbiturici all'interno da far bere a Chiara. Il piano è di farle bere quella bevanda per poi portarla in una zona di Milano notoriamente frequentata da tossicodipendenti e una volta lì iniettarle delle sostanze in vena così da causarle la morte per overdose e lasciarla lì. Il piano però salta perché Chiara inizia a sentirsi male e il gruppo viene notato per strada da troppe persone e per giunta viene intercettato anche da una pattuglia dei carabinieri ad un posto di blocco, quindi loro decidono che la missione sarebbe stata troppo pericolosa e rimandano il tutto. Arriviamo così al gennaio del 1998, precisamente al giorno della scomparsa di Fabio Tollis, il 17. Sera eravate tutti lì, quindi al midnight, Sì. A un certo punto il Sapone ha deciso lui questo fatto? No, era da tutti neri insieme. Tutti quanti avevano già deciso? Ma lei faceva parte di questo gruppo? Avevamo già deciso ancora prima che io arrivassi comunque. Ma quando lei è arrivato gliel'hanno detto, dice adesso stasera questi li facciamo fuori? Sì, ma non credevo che lo facessero veramente. E chi l'ha detto esattamente? Tutti quanti insieme, tutti. Alle 23:30 Fabio chiama il padre, Michele, per chiedergli di rimanere a dormire da Chiara e come vi ricorderete Michele gli aveva risposto di no, di tornare a casa. Più o meno nello stesso momento Nicola Sapone fa salire Fabio e Chiara su una Ford Fiesta con Andrea Volpe alla guida e c'è anche Mario Maccione con loro. Siamo partiti, siamo andati verso, insomma, praticamente dove c'era Bontade che doveva aspettare all'interno del posto. Bontade era lì. Dovevo aspettare all'interno del posto perché doveva esserci anche lui. E invece quando l'avevamo accompagnati non c'era.
Si fermano a Sommalombardo e Nicola Sapone scende dalla macchina imbestialito perché quella sera con loro doveva esserci anche un altro membro del gruppo, Andrea Bontade, per fare da palo, ma aveva dato buca all'ultimo, si era tirato indietro. Tra l'altro in alcune fonti si dice che a questo punto Sapone, Volpe e Maccione fossero tutti lucidi, cioè che non avessero fatto uso di sostanze quella notte, ma Maccione dirà invece che in realtà girava una bottiglia con il solito mix di LSD, vabbè, sostanze varie. Comunque il gruppo arriva vicino ad un bosco a Sommalombardo e una volta lì Volpe e Sapone, scesi dall'auto, prendono dei coltelli e una mazzetta da muratore che stavano in macchina e si infilano dei guanti. Poi si avvicinano al bosco e prima di addentrarsi Fabio Tollis si sarebbe girato verso Sapone, uso il condizionale perché non lo sappiamo con certezza, e avrebbe detto: penso che devo morire questa sera. Si addentrano quindi nella boscaglia e camminano fino ad arrivare a degli alberi di castagne, poi si fermano. A far luce ci sono solo le loro torce che illuminano il terreno e sul terreno c'è una grossa fossa che era stata scavata da uno di loro qualche giorno prima. Alcune fonti dicono l'avesse scavata Andrea Bontade, ma ci sono fonti discordanti su questo. E la buca l'hanno scavata, chi ha detto? Il Maccione, Uedra, Sapone Nicola, no, Maccione no, c'era Bontade Andrea, e Uedra e Nicola. Uedra, Sapone e Bontade. Questi tre hanno fatto. In quel momento cala il silenzio perché è come se tutti sapessero già che cosa sta per succedere. All'improvviso poi Nicola Sapone salta addosso a Chiara Marino e inizia ad infliggerle numerose coltellate mentre lei urla solo no. No, perché? Nel frattempo Andrea Volpe aggredisce Fabio e inizia ad accoltellare anche lui. Poi Maccione, con la mazza da carpentiere, inizia a colpire Fabio sulla testa ripetutamente. Il suo cranio è completamente spappolato, ma lui non smette, tanto che sarà addirittura Volpe a fermarlo. Ma nonostante tutti i colpi inflitti, Fabio non è ancora morto, respira a fatica, ma respira ancora. E a questo punto succede qualcosa di ancora più agghiacciante, perché è come se i ragazzi avessero ormai perso completamente non solo qualsiasi freno, ma proprio qualsiasi forma di empatia, di contatto con la realtà. Sapone a questo punto infatti raccoglie da terra un riccio, lo infila nella bocca di Fabio e gli dice: stai zitto. Successivamente trascinano Fabio e Chiara dentro la fossa, Sapone porge a Volpe il coltello e gli ordina di finire Fabio. Volpe scende nella buca, ma non ce la fa, si tira indietro. Allora dà il coltello a Sapone, che senza esitare scende nella buca saltando sopra i due ragazzi e taglia la gola al povero Fabio. Poi prende una sigaretta, la intinge nel suo sangue e se la fuma mentre balla sui loro corpi urlando: adesso fate gli zombie. E come se non bastasse, come se tutto questo non fosse già abbastanza mostruoso, urina sopra di loro. E infine li seppelliscono. Peccato che, nonostante tutto questo, Fabio fosse ancora vivo. Queste bestie letteralmente seppelliscono Fabio ancora in vita. Su questo delitto, come su tutto in questo caso, i ragazzi hanno fornito 1000 versioni differenti. Alcuni dicono che si tratti di un incidente, che Maccione abbia ucciso Fabio per sbaglio, per difendersi, che Ozzi ci fosse solamente prima e dopo il delitto, ma non mentre si svolgeva, e infine addirittura dicono che Chiara e Fabio fossero pronti a morire, che volessero morire di loro spontanea volontà.
Andrea Volpe porta gli inquirenti nel luogo in cui Fabio e Chiara sono sepolti e l'autopsia confermerà che in questo caso, come nell'uccisione di Mariangela Pezzotta, si è trattato di overkilling, un accanimento, cioè quando la violenza compiuta nell'atto di uccidere, in questo caso le coltellate e le martellate inflitte a Chiara e Fabio, è di gran lunga superiore a quanta ne servirebbe per finire le vittime. Venerdì 4 giugno del 2004 il tenente Enzo Molinari telefona a Michele Tollis e lo informa. Gli dice: abbiamo portato a termine l'indagine, purtroppo è finita nel peggiore dei modi. Fabio e Chiara sono morti, li hanno uccisi. La reazione della mamma di Fabio, Elena, è quella di urlare. Michele invece descrive il suo stato d'animo di quel momento con l'espressione sollievo e apocalisse. Sollievo perché era finita, poteva finalmente mettere un punto, apocalisse al pensiero di come era morto Fabio. Paolo Leoni, Ozzi, Eros Monterosso, Marco Zampollo, Mario Maccione e Pietro Guerrieri vengono immediatamente arrestati, ma non è finita qui, perché Andrea Volpe ha qualcos'altro da raccontare agli inquirenti, un'altra morte. Se vi ricordate, la notte in cui le bestie avevano ucciso Fabio e Chiara, con loro doveva esserci anche Andrea Bontade, che aveva scavato la fossa, secondo alcune fonti, comunque doveva essere lì quella notte, ma alla fine aveva paccato, non si era presentato, tanto che infatti Ozzi si era molto arrabbiato, vi ricordate? Ecco, questo comportamento di Andrea Bontade era stato visto come un affronto alla setta, una dimostrazione di inaffidabilità, e nel gruppo la fiducia era tutto. Se non ci si poteva fidare di te, allora dovevi essere eliminato, come Chiara, come Fabio, come Mariangela. Andrea Bontade, dopo la morte di Fabio e Chiara, cambia repentinamente, in modo positivo questa volta, nel senso che la sua famiglia racconta che era tornato a essere l'Andrea di sempre. Aveva smesso di vestirsi di nero, usciva poco e passava molto più tempo con la sua famiglia. Aveva anche deciso di andare a fare un viaggio solo con suo papà a Palermo, invece di andare in vacanza con gli altri delle bestie di Satana come era solito fare, e a Palermo con suo papà visita addirittura delle chiese, cosa che non faceva più. Sembra insomma che Andrea Bontade sia ufficialmente uscito dalle bestie di Satana, o comunque che ne voglia uscire, ma come aveva detto Ozzi, da qui non si può uscire tranne che morti. Gli altri quindi a questo punto capiscono che Andrea Bontade si sta allontanando, così iniziano a chiamarlo costantemente e iniziano anche a minacciarlo. Le poche volte in cui Bontade esce ancora con loro, la sera, al midnight, per punirlo fanno cose come mettergli degli acidi nel drink di nascosto, costringendolo poi a fare delle cose che lui non può rifiutarsi di fare. Quello di Volpe e Ozzi nei confronti di Bontade è un vero e proprio piano di manipolazione. Loro vogliono portarlo allo stremo. Bontade inizia ad avere allucinazioni, sensi di colpa che lo attanagliano e continui stati di panico e agitazione. Bontade è troppo debole a questo punto, non riesce ad uscire del tutto dal gruppo come vorrebbe, anche perché gli altri gli stanno troppo addosso. Il 20 settembre del 1998, una domenica, Andrea Bontade esce di casa più volte. Prima esce a mezzogiorno rispondendo a una chiamata di Andrea Volpe, poi esce nel pomeriggio dicendo ai genitori che sarebbe andato a mangiare una pizza con degli amici e promette però di tornare presto. Andrea poi va al midnight con gli altri del gruppo, cedendo alle pressioni di Andrea Volpe ancora una volta, e solitamente era Andrea Volpe ad andarlo a prendere, ma quella notte invece Bontade esce con la sua macchina, la sua Punto Nera. Intorno all'1 di notte però se ne va, cosa insolita perché solitamente il gruppo non tornava a casa prima delle 3. Bontade si mette alla guida della sua macchina, della sua Punto, e guida per un po'. Poi alle 2:10 la sua auto arriva ai 180 km/h alla rotonda di Gallarate, che prende in pieno e che fa come da rampa di lancio, catapultando l'auto in aria e facendola schiantare contro il muro di una casa. Andrea Bontade muore sul colpo.
Non vengono trovati segni di frenata e nel sangue del ragazzo non è presente droga né alcol. Andrea era lucido e si è tolto la vita, o meglio, è stato spinto fino al suicidio, anche perché quella era una tratta che Bontade conosceva benissimo e che percorreva molto spesso. Era una strada ben illuminata, la strada era asciutta e le perizie sull'auto accertano l'assenza di malfunzionamento o di qualsiasi manomissione. Pietro Guerrieri racconta che il giorno del funerale i ragazzi del gruppo si erano trovati a casa di Nicola Sapone, che si vantava davanti a tutti di aver provocato lui quella morte, martellando Bontade psicologicamente, minacciandolo, insultandolo, plagiandolo e somministrandogli sostanze a sua insaputa. Il reato di istigazione al suicidio però è molto difficile da dimostrare, anche perché il reato di plagio, cioè il fatto di sottoporre una persona al proprio potere fino a ridurla in uno stato di totale soggezione, in Italia non esiste più dall'81. Oggi al suo posto esiste solo la circonvenzione di incapace. Il caso Bontade però è un caso limite, perché non è importante solo la sua morte in sé, ma tutto il contesto intorno a lui che si è protratto per anni. Volpe ammetterà anche che il giorno della morte di Bontade, Sapone aveva messo in mano a Bontade dei soldi per fargli fare benzina e gli aveva proprio detto: È una frase in un modo come per dire: se non lo fai tu, lo facciamo noi. Della serie o ti uccidi tu o lo facciamo noi, e infatti qualche ora dopo lui si era schiantato con la macchina. Il 10 novembre la procura di Busto Arsizio chiude le indagini. I capi di imputazione sono tantissimi, ma ve li riassumo un po'. Per la morte di Mariangela Pezzotta, omicidio con varie aggravanti, occultamento del corpo, armi illegali, motivi abietti, crudeltà e tentativi di depistare le indagini. Per la morte di Fabio Tollis e Chiara Marino, omicidio con aggravanti, premeditazione, crudeltà e motivi legati a presunti rituali d'estrazione satanica, occultamento dei corpi e anche tentato omicidio. Per il gruppo nel suo insieme c'è l'accusa di associazione a delinquere e per il caso Bontade istigazione al suicidio aggravata dal fatto che la vittima era in condizione di forte vulnerabilità derivante dall'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti. I processi alle bestie di Satana durano anni, dal 2005 al 2009. Leoni, Ozzi, Zampollo e Monterosso negano tutto, negano di essere mai stati satanisti, di aver mai fatto dei riti, di aver mai preso parte agli omicidi e sostengono addirittura di non averne mai neanche saputo nulla. Le sentenze sono le seguenti, vi devo per forza fare un lungo elenco. Andrea Volpe viene condannato a 20 anni per gli omicidi Pezzotta e Marino Tollis, il tentato omicidio di Chiara Marino, il tentato omicidio Tollis Marino e l'induzione al suicidio di Bontade. Pietro Guerrieri, 12 anni e 8 mesi per l'omicidio di Chiara Marino e Fabio Tollis. Mario Maccione è condannato a 19 anni e 6 mesi per concorso nell'omicidio di Chiara Marino e Fabio Tollis, poi ridotti a 16 anni in appello. Nicola Sapone, ergastolo per tutti i delitti, per l'istigazione al suicidio di Bontade e per il tentato omicidio di Chiara Marino e Fabio Tollis. Paolo Leoni, Ozzi, ergastolo per l'omicidio di Chiara Marino e Fabio Tollis e per il loro anche tentato omicidio. Eros Monterosso, 27 anni e 3 mesi per sempre le stesse accuse, l'omicidio di Chiara Marino e Fabio Tollis e il loro tentato omicidio. Marco Zampollo, 29 anni e 3 mesi, sempre per le stesse accuse. Elisabetta Ballarin, 23 anni per concorso morale nell'omicidio Mariangela Pezzotta e reati connessi. Massimiliano Magni, 7 anni e 6 mesi per concorso morale nell'omicidio di Chiara Marino e Fabio Tollis. Massimiliano Magni, 7 anni e 6 mesi per concorso morale nell'omicidio di Chiara Marino e Fabio Tollis. Magni e Maccione hanno avuto condanne più basse rispetto agli altri perché erano minorenni ai tempi dei reati, mentre Volpe e Guerrieri hanno avuto un trattamento migliore degli altri in quanto sono stati cooperativi con le autorità. Inoltre Guerrieri, Volpe, Magni e Maccione hanno anche avuto degli sconti di pena in quanto hanno usufruito del rito abbreviato. Nel 2007 però la Cassazione annulla le condanne di Mario Maccione e di Massimiliano Magni.
La decisione è dovuta alle modalità processuali ritenute dalla Corte Suprema non conformi alla normativa vigente, la cosiddetta legge Pecorella, che regolava i ricorsi del pubblico ministero contro le sentenze di assoluzione. Per quanto riguarda Magni, la Cassazione ha annullato la condanna a 9 anni dopo che l'11 aprile 2005 il Tribunale dei minorenni lo aveva assolto. Per Mario Maccione invece l'iter è un po' più complesso. La Cassazione ha annullato la prima riduzione di pena, ritenendo insufficienti le motivazioni per lo sconto di 3 anni, vista l'estrema crudeltà dei delitti commessi, e ha disposto un nuovo processo di appello. Nel nuovo processo di appello i giudici però negano le attenuanti precedentemente concesse, inasprendo la condanna definitiva a 19 anni e mezzo. Ma è davvero questa la fine delle bestie di Satana? Pare di no. Dopo il loro processo, moltissime persone si sono fatte avanti attribuendo la scomparsa o la morte dei loro cari proprio alle bestie di Satana. Queste morti sono tante, troppe, sono ben 18. Non è mai stato dimostrato il collegamento con le bestie di Satana, quindi le cose potrebbero anche essere completamente scollegate, ma effettivamente è inquietante quanto soprattutto alcune di queste morti siano simili alle dinamiche che abbiamo visto in questa storia. Voglio raccontarvene alcune. Andrea Ballarin, che però non ha nulla a che fare con Elisabetta Ballarin, aveva 22 anni quando il 6 maggio del 99 si era impiccato all'inferriata del cortile dell'istituto per geometri che frequentava a Sommalombardo, e a luglio del 2004 Andrea Volpe aveva effettivamente parlato agli inquirenti proprio di lui. Cioè lui stesso ha detto che lo avevano ucciso loro. Aveva incolpato Nicola Sapone e Ozzi dicendo che gli avevano legato mani e piedi e lo avevano lanciato dall'altra parte del cancello e avevano praticamente inscenato il suicidio. Il PM però non gli crede, ritiene la sua ricostruzione poco attendibile. Infatti nel 2007 Volpe ammetterà di aver mentito. Sappiamo solo che Andrea Ballarin e Volpe erano amici d'infanzia e qualcuno li aveva visti litigare fuori da un bar una volta, anche se anche qui si tratta di una testimonianza non molto solida, quindi non sappiamo altro per certo. Poi abbiamo Cristian Frigerio, operaio di 23 anni, scomparso la sera del 14 novembre del 96 da Carugate. È uscito di casa in bicicletta sotto la pioggia e non ha mai più fatto ritorno. Sua madre, insieme al fratello, lo cercherà per anni, ma il suo corpo non verrà mai ritrovato. Ufficialmente si decreterà che è morto travolto in bici da un'auto pirata. Ma il punto è che una sera dell'agosto del 96 Christian aveva conosciuto per caso i ragazzi delle bestie di Satana. Anche lui era appassionato di metal, con loro si trovava bene e aveva iniziato a frequentarli. La madre racconta di averlo visto cambiare drasticamente da quando aveva iniziato a frequentarli e aveva anche notato sul suo corpo morsi e bruciature di sigarette. Nelle ultime settimane poi si era mostrato molto triste, paranoico e si sentiva proprio perseguitato. Sua madre aveva pensato che lui fosse ricaduto in depressione, un problema che l'aveva colpito dopo la morte del padre, e pare che infatti Maccione, il medium, avesse approfittato di questo suo punto debole proponendogli di contattare suo padre defunto. Nei giorni precedenti alla sua morte Christian era particolarmente preoccupato per suo fratello. Gli ordinava infatti di non uscire mai di casa, ma non gli spiegava mai il perché. Poi un giorno aveva deciso di uscire in uno stato di forte agitazione. Christian era uscita in bicicletta nonostante piovesse e fosse buio, ma come vi dicevo non era più tornato a casa. Il suo corpo non verrà mai ritrovato, ma nella cava dove erano solite svolgersi le prove di coraggio delle bestie di Satana verrà rinvenuta una sacca contenente un cappellino della Nike, dei cacciaviti e un giubbotto che pare possano essere proprio di sua proprietà. Poi c'è Doriano Molla, di 26 anni, che era uscito di casa la sera del 26 dicembre del 2000 e anche lui non era mai più tornato. Il giorno dopo il suo corpo era stato trovato nel parco del Ticino, impiccato con un filo elettrico ad un albero. Il corpo però toccava con i piedi a terra
e da lì i familiari sono convinti che quello non fosse un suicidio. Doriano conosceva Andrea Bontade e sua mamma si è convinta che i due abbiano fatto la stessa fine per lo stesso motivo, le bestie di Satana. Quando però questa inchiesta è stata archiviata definitivamente, la mamma del ragazzo non ha retto il dolore e purtroppo anche lei si è tolta la vita con le stesse modalità del figlio nel 2012. Stefano Longone aveva fatto un piercing ad Andrea Volpe e qualche giorno dopo era morto, finendo sotto ad un camion con la sua bici il 19 maggio del 98, sempre a Somma-Lombardo. Molti sostengono che sia in qualche modo opera del gruppo, come per esempio Maccione stesso, lo ha detto lui, però Maccione al processo è stato dichiarato un bugiardo patologico, quindi molte delle sue testimonianze non verranno mai prese sul serio. Molti invece pensano che si sia trattato semplicemente di un incidente. Poi abbiamo Davide R, non sappiamo il cognome, un ragazzo, anche lui metallaro, che frequentava gli stessi locali di Nicola Sapone, anche se non è confermato ufficialmente che si conoscessero. Nelle ultime settimane Davide era strano, secondo i suoi genitori, non usciva più, non rispondeva più al telefono, ma il giorno della sua morte era uscito improvvisamente verso le 20 e verrà trovato anche lui impiccato dopo essersi arrampicato su un traliccio dell'Enel. Angelo Lombardo aveva 28 anni ed era il custode del cimitero di Legnano. Verso le 21-22 della sera del 14 novembre del 99, il gabbiotto del cimitero in cui lui si trovava aveva preso fuoco improvvisamente e lui era morto. Non si è mai capito se si sia trattato di un incidente o se si sia tolto la vita. Pare che lui non avesse alcun collegamento con le bestie di Satana, anche se è stato preso in causa da Maccione nel libro che ha poi successivamente scritto, quindi anche qua Maccione ha parlato di lui, anche se c'è da dire che in passato Maccione stesso aveva detto di non conoscerlo. La cosa strana è che qualche anno dopo la morte di Angelo Lombardo, nel 2004, il figlio della fioraia dello stesso cimitero in cui Angelo Lombardo lavorava, il figlio della fioraia si chiamava Luca Colombo, dopo un periodo molto cupo anche lui si è impiccato in casa sua. Pare che lui invece conoscesse Sapone e che dopo la sua morte sia stato trovato un foglio con scritto dal ragazzo "mi hanno trascinato", anche se secondo altre fonti ci sarebbe stato scritto "sono perseguitato", comunque una frase così. E anche lui viene inserito tra le vittime delle bestie di Satana proprio da Maccione. Un ragazzo di nome Gianni C, invece, è stato trovato morto con mani e piedi legati da una catena e semicarbonizzato, non lontano da Golasecca, che sarebbe dove le bestie di Satana avevano ucciso Mariangela. È stato immediatamente collegato al gruppo, ma anche qui non ci sono prove che li conoscesse. Fabio Rapalli, di 31 anni, è sparito nel 96 per poi venir trovato morto mesi dopo, anche lui impiccato ad un albero. Anche questo delitto verrà subito collegato alle bestie di Satana, ma nel 96 molti membri, come per esempio Ozzi e Sapone, ancora non ne facevano neanche parte. Tuttavia la sua morte è stata considerata sospetta da alcuni investigatori e dai familiari. Poi, solo 2 anni dopo la morte di Fabio Rapalli, nello stesso bosco viene trovato senza vita un altro ragazzo, Roberto Bossi, di 32 anni, con accanto una bottiglia di soda caustica. Il ragazzo si era anche lui impiccato, ma il corpo è stato trovato in avanzato stadio di decomposizione, con la testa staccata dal corpo accanto ai piedi, e vicino al corpo è stata trovata anche una candela usata, 2 accendini e un coltello. Sempre a Golasecca, dove le bestie di Satana avevano ucciso Mariangela, viene trovato nel 2004 Alberto Scaramuzzino. Alberto si era dato fuoco e poi si era seduto nella sua macchina ed era morto in questo modo. Anche qui pare non ci fosse nessun collegamento con il gruppo, anche perché quando Alberto si è tolto la vita, Volpe e Sapone erano già in carcere.
Ad oggi Andrea Volpe è uscito dopo quasi 17 anni di carcere. Durante la detenzione Volpe ha intrapreso vari percorsi di studi, si è laureato in scienze dell'educazione e si è avvicinato alla fede evangelica e ha aderito anche alla Chiesa Battista Riformata e ha dichiarato che la fede gli ha cambiato la vita. Eros Monterosso nell'ottobre del 2021 ha ottenuto l'affidamento in prova e lavora presso un tribunale nella città in cui vive e tuttora vive la sua vita fuori dal carcere con appunto la misura di affidamento che gli permette di uscire, lavorare e poi rientrare dopo la giornata di lavoro. Marco Zampollo è anche lui in regime di semilibertà, anche lui lavora, anche lui esce dal carcere, va a lavoro e poi torna la sera. Massimiliano Magni, dopo la scarcerazione, ha cercato di cambiare vita, si è dedicato ad attività creative. Elisabetta Ballarin, anche lei è libera e si è laureata in didattica dell'arte. Ha ricevuto i sacramenti religiosi e pare che ad oggi viva all'estero. Il padre di Mariangela Pezzotta l'ha perdonata e considera anche lei una delle vittime delle bestie di Satana. Paolo Leoni, o Ozzy, è ancora in carcere, lui fa il falegname e ora ascolta e scrive canzoni rap, non ascolta più musica metal. Pietro Guerrieri è libero, ha chiesto perdono in aula e non ha mai più voluto parlare di questa storia. Nicola Sapone è l'unico del gruppo che non ha mai parlato, non ha mai confessato nulla e non ha mai chiesto scusa. È ancora in carcere dove si è diplomato in ragioneria e ha conseguito anche la laurea in filosofia. Infine Mario Maccione è libero dal 2017 e ha scritto un libro nel 2011 che si chiama L'inferno tra le mie mani. Ci sono state diverse controversie legate a lui, come per esempio il fatto che qualche anno fa abbia lanciato uno sportello di ascolto virtuale. Aveva scritto sui suoi social questa cosa: farò una diretta con ognuno di voi di 10 minuti. Parleremo di stress, ansia, depressione, attacchi di panico e di qualsiasi altro problema che abbia bisogno di ascolto e supporto. E già questo è controverso perché ovviamente con che titolo vorresti parlare e aiutare le persone con ansia e depressione, cioè in che senso? Sarebbe controverso lo facesse qualsiasi essere umano privo di una formazione specifica, figuriamoci una persona che ha scontato 19 anni di carcere proprio perché un po' meno di 19 anni di carcere, comunque proprio perché individuava le persone fragili e le manipolava nel modo più crudele che l'Italia abbia mai visto. Cioè, insomma, per di più la diretta aveva un costo di 5 euro, quindi ovviamente questo ha suscitato tantissime polemiche. Lui in un'intervista ha spiegato questa cosa qua. L'esigenza è nata dalla richiesta di alcuni che mi chiamavano per raccontarmi le loro angosce, le loro ansie, molto simili a quelle che ho vissuto io. Non voglio sostituirmi ad un professionista, ci mancherebbe, anche perché non sono nemmeno laureato, ma sento di poter aiutare gli altri. Michele Tollis, il papà di Fabio, riguardo questa cosa qua ha commentato: il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Sto cercando di disintossicarmi, evito di leggere qualsiasi notizia sulla vicenda, ma mi sembra assurdo, se non pericoloso, proprio come lui. Questo caso, amici, mi lascia sempre con l'amaro in bocca, perché qui non stiamo parlando di una setta strutturata come tante altre che abbiamo visto. Qui stiamo parlando di un gruppo di ragazzi, alcuni minorenni, un gruppo di amici, nato dalla passione per la musica, dal bisogno di stare insieme, di appartenere a qualcosa, di non sentirsi soli, di scappare in qualche modo da quello che avevano dentro e da quello che avevano vissuto, e poi piano piano quel gruppo, senza neanche accorgersene, è diventato qualcosa di completamente diverso, qualcosa di tossico, di pericoloso. E la cosa più inquietante è proprio questa, che senza neanche volerlo davvero, senza un piano, hanno iniziato a replicare le stesse identiche dinamiche che si trovano nelle sette. Controllo, prove, escalation, perdita totale dei limiti, il tutto ovviamente amplificato dall'uso pesante di sostanze che ha abbassato ancora di più qualsiasi freno. Ed è assurdo davvero pensare che tutto questo sia partito da un gruppo di ragazzi. Queste, amici, sono tutte le informazioni che avevo sul caso di oggi.
Non vi chiedo se lo conoscevate già perché penso che la risposta sia sì, ma vi chiedo comunque di lasciarmi un commento, fatemi sapere che cosa pensate di questo caso, ma non dimenticate di essere gentili con me e con gli altri. Detto questo, come sempre io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Umiliamo i cani e i gatti, chiamarli assassini, non bestie. Solo gli assassini hanno il coraggio di farle quello che hanno fatto a Chiara.